Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi tratteremo Max Payne e nello specifico faremo uno speedrun. Ciò significa che finiremo il gioco nel più breve tempo possibile. Nel miglior dei modi riusciamo a finire. Quindi, nulla. Detto questo, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace al video, lasciate un commento e condividete questo video. Ora direi di iniziare e di passare a Max Payne. Ok, iniziamo subito la nostra avventura su Max Payne, un gioco leggendario del 2001 che avevo già provato a portare, ma per problemi, ecco, diciamo, non sono riuscito a portare il video, ecco, prima di questo momento comunque. E nulla, ora godiamoci l'introduzione di questo gioco. Il mio obiettivo in questo gioco sarà di finire appunto la storia di Max Payne in meno di 3 ore, quindi vediamo se riusciamo a fare un buon lavoro o meno. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger, and then it was over. Questo comunque in generale è un gioco che adoro molto, nonostante ora ci stia mettendo molto a caricare, ma come anche l'ultima volta infatti che ci ho giocato, ecco. È un gioco che adoro davvero tanto, è un gioco che adoro giocare, adoro la fisica, adoro la maniera dei proiettili che ammazzano, come ammazzano i personaggi, eccetera, diciamo, come arrivano, ecco, ai nemici, diciamo, quindi la loro fisica, ecco, in particolare. I was still on the force back. Michelle, honey, anybody home? I didn't like the way the show started. They'd give me the best seat in the house, front row center. Ok, tuffiamoci nell'avventura di Max Payne. Un gioco tra l'altro del 2001, quindi un gioco relativamente vecchio, che però è invecchiato molto molto bene, perché anche per gli standard del 2024 è un gioco davvero davvero ipergiocabile, quindi un gioco godibile anche per gli anni nostri. Ed è qui che Max Payne scopre che gli hanno ammazzato il figlio e la moglie. No, God, no, please, Michelle. Oh, baby. Ok, quindi filmato iniziale dove fa vedere tutto, lui che ammazza i tipi, dopo scopre che la moglie è morta e ovviamente ne soffre la perdita. E questo è stato, come sta dicendo ora, 3 anni fa. Mentre ora è in un'investigazione, ecco, nella stazione di Roscoe Street per incontrare il suo amico Alex e per scoprire cosa c'è dietro tutto questo. Perché probabilmente è sulle tracce di qualcuno, ecco. E ora siamo a Roscoe Street, alla stazione di Roscoe Street, per scoprirlo.
Ok, ovviamente skippare filmati, essendo uno speedrun, non perderò tempo a guardare tutti i filmati, a parte ovviamente il filmato iniziale che abbiamo visto e il filmato finale, ecco, Roscoe Street Station. come faccio in tutti gli altri nostri appuntamenti. Quindi nulla, usciamo dal treno e controlliamo la metropolitana. The station was drenched in gloom. Alex was a ghost, nowhere to be seen. I'd have to look for him. Ok, allora andiamo. Ora possiamo subito tornare Death was indietro. in the air at Roscoe Qui a Street. I parte have to find Alex fast. un antidolorifico, una boccetta di antidolorifici, non c'è nulla. Li ammazziamo intanto questi tipi. Ok, e andiamo avanti. Ok, perfetto, liscio come l'olio. What the hell, un cazzo. Io non capisco questo colpo che rimbalza qua, da dov'è che arriva? Se qui non c'era nessuno. Ah, ok, quel nemico là. Ok, perfetto. Ok, no, perché è un nemico che ho sempre ignorato le ultime volte, quindi le ultime volte che ci ho giocato da per me, quindi non avevo nemmeno sospettato che fosse per lui, ecco. Nemmeno sospettato lontanamente. Ma vabbè, non importa. Ora andiamo a recuperare questo tizio, questo omino che lavora qui alla stazione per poter accedere alla sala di controllo, per poter attivare il treno e andarcene via di qui e continuare sulle nostre tracce, ecco. Ok, dai, andiamo. Non so perché, ma stavo per ammazzarlo e sarebbe stato un errore, perché se lo ammazzi la missione è fallita istantaneamente. Ma vabbè. Con whiskey makes you go ape. Home free. This way. Sei sicuro di questo? E infatti, morto. Beh, cerchiamo di fare quello che stava per fare lui, però in maniera un po' più sicura e più intelligente. Oh cazzo, ok. Non mi aspettavo quel tipo là. Non me lo ricordavo sinceramente che stava proprio lì. Ricarichiamo l'arma un attimo e continuiamo. Cazzo. 1, 2, perfetto. E ora lì c'è il terzo. Morto. Fantastico, ci siamo fatti anche il terzo. Ok, quindi ora continuiamo. Prendiamo. Attiviamo il treno, che è la cosa più importante, e poi prendiamo gli antidolorifici e curiamoci la vita. Ok, attiva la porta e andiamo sotto. Andiamo di sotto. The train lit up like a Christmas tree. Power was back on. Ok, entriamo sul treno e continuiamo. Inspection car. E sfondiamo la barriera di legno che stava dinanzi a noi. So much for being subtle. E non si sa perché tutto questo dovrebbe essere fatto in questa tranquillità, visto che lui è o un poliziotto o un ex poliziotto, e in ogni caso non so perché lo faccia, ecco. Magari mi perdo qualcosa io, ma probabilmente scusate, una volta che esplori tutta la metropolitana viene a scoprire che quella è l'unica via di fuga per poter continuare sulle nostre tracce e sul nostro mistero e la nostra investigazione e capirne un po' di più, ecco. Quindi forse è per quello che sfonda quella barricata di legno col treno, è l'unica spiegazione che potrei dare, ecco. The rusty door lit. Ok, continuiamo. I was gonna find out.
Muori anche tu, bravo. Ora qui ce ne dovrebbe essere un altro che muore ora. Perfetto, ed è quello che ha fatto. Bene. Continuiamo la nostra avventura allora. Mazza, queste teste di cazzo qua, che ci hanno visto solo dopo ho sparato e non si sono accorti di qualche movimento strano o rumore strano, tipo sparatoria e gente che urla mentre viene uccisa da proiettili, ecco, semplicemente. Muori. E anche tu muori, grande. Bravo. Bravo. Adoro. Andiamo. Ora qui ce ne dovrebbero essere altri, eccoli là, che stanno rigorosamente fermi, non si muovono nonostante il fatto che ci siano sparatorie sempre più vicino poi, al loro punto, al posto in cui stanno. No, non volevo fare questo. Non volevo fare questo, ok. Dannazione, sono quasi morto. Tu cosa vieni qua, eh? Cosa pensavi di fare, maledetto? Bastardo. Dai, ok. Prendiamo i loro colpi e continuiamo. Cazzo è, che si stava per strozzare in quella maniera. C'era uno che ha fatto... Si stava per ammazzare, per strozzare praticamente. Si stava per suicidare. Bene, ora dobbiamo aprire il Vault A per poter accedere al detonatore che ci servirà per esplodere una porta che abbiamo già passato venendo qui. Infatti noi ora torneremo indietro per arrivare a quella porta e per esplodere la porta che conduce alla metropolitana. Ok. Sono contento. Per ora abbiamo fatto 0 morti. Sono abbastanza contento di ciò, contando il fatto che Max Payne non sia un gioco troppo facile, ecco. Non sia un gioco semplice. Solo per questo dico. Ora mi lanceranno una granata. Ah, ok. E sono saltato in aria. Credevo di riuscire a schivarla, ma non ho fatto in tempo. Ok, li abbiamo fatti. Molto molto semplicemente. Possiamo continuare ora e mettere il detonatore, ecco, su questa porta qua. Precisamente. Ed è qui che incontreremo il nostro amico Alex e che avremo un breve dialogo con lui e scoprirete perché dico breve dialogo. Ecco il personaggio di Breaking Bad. Eccolo qua. What the hell's going on? There are more corpses here than at the city morgue. It's an armed robbery. A tunnel job straight to the Roscoe Bank vault through the old station wall. Is this why? This is Lupino's gig? This is Lupino's doing? Lupino's men? Really? You sure know how to pick a place? Can you get through? No, it's locked. We gotta get out of here. If it's Lupino, it's... Ecco perché è stato un breve dialogo. Mi dispiace, Alex. Ci incontreremo nella prossima vita. Ora però lasciami al mio lavoro e ripuliamo la metro, la stazione. Allora sì, prima di prendere gli antidolorifici che stanno dietro di me, ammazzerò questi tipi ed ecco fatto. Ho fatto prima ad ammazzarli che finire la frase, quindi se non è pro questo, ditemi cos'altro è pro. Va bene. Lasciatemi cambiare arma un attimo. Ok, lì è esploso qualcosa, non so come. Probabilmente quello era il tipo che mi buttava la granata se non lo uccidevo, ecco perché. Ah, volevi fare questo? Volevi fare?
No, non ce l'hai fatta, mi dispiace. Va bene, ora apriamo il cancello e continuiamo. Il gate d'uscita alla stazione e continuiamo per le strade di New York. Ok. Quindi passiamo al capitolo 3. My cover had been blown, the door slammed shut behind me, and then I was dodging bullets like raindrops. In questo livello partiamo direttamente dall'interno, quindi da dentro un edificio già. E non si capisce come. Ci hanno ammazzato in un colpo. Ok, perfetto. Bene. Questi dovrebbero essere tipo i primi 2 boss, anche se non hanno la vita Caught my eye. come gli altri boss, ecco, ma hanno la vita come più che altro degli scagnozzi, ecco, normali. Vabbè. Ok, perfetto. Cambio arma, perché sul fucile abbiamo solo 3 colpi, mi pare. Perfetto. Lui voleva prendere il fucile, ma non ce l'ha fatta. O anzi, ce l'ha fatta, ma l'abbiamo ucciso comunque. Non è riuscito a premere il grilletto, ecco. Previously on Lords and Ladies. Lady Amelia, Marquis Valentine asks for an audience. There he is! My lady. Lords and Ladies, brought to you in part by Acer Corporation. Dannazione. Sì, stavo per morire qua. My lord. Piece of crap! There he is. Non so se si può continuare in questa maniera, proviamo. Al posto di stramazzare tutti questi omini, forse The prima junkies could go off fai without prima a a fare warning. questo. I had to be careful. Probabilmente. Non ne sono convinto, proviamo. Dannazione. No. Non volevo... Prima non so perché, ma mi ha selezionato il fucile, ma in realtà non volevo fare quello. Non volevo prendere il fucile, ecco. Qua si può passare. Non lo so sinceramente. Beh, comunque qui si è radunata già un sacco di gente, ecco. Sto notando. No, via. What the hell? Hold it! What the? What the? Right. Whack the sucker! No, ammazziamoli. Altrimenti non si va da nessuna parte.
E ora abbiamo un sacco di munizioni. Perché questo mi spara? Vabbè. Non c'è più interessante questa cosa. Continuiamo. What the? Hold your gun. Hold it. Sì, meglio giocare. No, dannazione. Ho sentito trovare soluzioni che potrebbero in realtà The hooker had left her diary on the table. rallentarci, ecco. Non so se infatti ho fatto bene a fare quella cosa, ma probabilmente no. Ma comunque siamo già praticamente alla fine. No. Hold it. Perché non muoiono? Oh. Ok, 1 2. Non volevo fare questo. Non volevo buttarmi, ma ammazzarlo semplicemente. Ok, continuiamo. Al capitolo 4. Freaking crazy. Whack the sucker. Freaking crazy. Whack the sucker. Got him. Wow. Ok, là è morto qualcuno. Got him down. Perfetto, continuiamo. What the? Exhibit number 1, a newspaper. Fake vampire. Why are they always set in LA or Mexico? Got him down. Come diavolo fa? Set in LA or Mexico? Got him down. Quel tipo da ammazzarmi con un colpo. No, non intendo quello col fucile, intendo quell'altro. Ah ok, perché ho pochissima vita. Ecco Why are they perché. always set in LA or Mexico? Whack the sucker. Why are Dannazione. they always set in LA or Mexico? Whack him. Why are they always set in LA or Mexico? Got him down. Shoot with the guns. Trust me, you don't want to piss me off. Shoot with the guns. Trust me, you don't want to piss. Ok, morite. Ora A prendiamo la lifetime chiave. ago, this would have gone down as a narcotics arrest. Che ci serve per continuare. Più in profondità in questo hotel, ecco. Credo sia un hotel. Two. Do something. There he is. No, non volevo fare questo. Ma non importa. Perché siamo nel bagno relativamente al sicuro.
E siamo quasi con la vita piena. Ora siamo con la vita piena. Ok, quella è la maniera migliore per uccidere un nemico. Scherzo, ovviamente no, è semplicemente la maniera più divertente per ammazzare un nemico. Va bene, continuiamo, di qua. Andiamo a vedere cosa si nasconde qui. Cosa si nascondeva? No, scherzo, c'è un altro pure. Dai, li aspettiamo tutti. Bravo, vieni. Abbiamo anche rotto una slot machine. Vabbè. Zero colpi da nazione. Perfetto. Nemici liquidati. Ora andiamo ad aprire l'uscita e usciamo di qui. Ok, fantastico. E ora praticamente questo camion che si è ribaltato ci impedirà di Another bomb exploded inside the closest slum building. passare It was a attraverso lucky quella break. via. The goons inside were spooked, but luck always came with a price tag. Ma in More realtà bombs could still be non avevo taken nemmeno inside, and the cops would already be on intenzione their di way. farlo, ecco. Jack Lupino's suite was on the top floor. At least it used to be, before the explosive makeover. I don't know, man. I don't know about this. The headlines were a depressing read. The whole building was rigged with explosives.
Ed è qui che inizia la musica figa. Attenzione. Someone had left the letter on the first key on the shelf. Dannata zanzara. Ok. Abbiamo un colpo di Ingram, quindi direi di cambiare arma. Dannazione. E passiamo al prossimo capitolo. Perfetto. Capitolo 6 della prima parte. The alternate route led there by way of adjoining rooftops. It's never been this cold. Never ever. It's like the sky's falling. Yes. It's the end of the world as we know it. To get to the roof, I'd need to get to the elevator through the locked door up ahead. Addio. Hold it! No, don't shoot. You know the E climate ora of the prendiamo questo tipo con noi, che ci servirà per poter continuare e accedere ad una parte che, Okay. a meno, diciamo che senza di lui, non avremmo potuto accedere. Perché è una zona in cui praticamente ci stanno dei membri, potrebbe essere di una gang o qualcosa di simile. Lui, essendo uno di loro, appunto, può farci accedere a quella zona. It's me. Open up. Let me in quick. Not so fast. The password. John Woo. Come on. Okay, John Woo. All right. Come right in. It's a E trap. ora bruciate. Ah, senti il rumoretto del fuoco che brucia. Va bene, continuiamo. Tipo a destra. Dannazione. La seconda volta no. Bene, nessun problema. Nessunissimo problema. Continuiamo nella nostra avventura.
this week on address. Hold it! Whack! It's the last place I'd want, but that's where I'll be anyway. Only it's Perfetto. not me talking to the tank, Minaccia. but someone who lives the park down to the party. Eliminata. Ok, continuiamo di qua. Intanto lì è esploso qualcosa. Red, blue, or green? It's always red or... What the hell are you standing around here for? They're bombing us! What are you doing? You're doing nothing! What are you doing? This is war! Freaking war! Ed ecco il nostro primo boss che sta scappando. Boss inteso come nemico con un po' più di vita rispetto agli sgherri comuni, ecco. O credo no, il secondo, il primo è stato quello lì al bar dell'hotel, credo. Vinny Gognitti was running scared. Comunque, beh, He could non run, importa. but with a bullet in his stomach like a broken... L'importante è inseguirlo e ammazzarlo ora. Out of time. He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Gognitti would be moving Bene, fast. allora I don't know inseguiamo. about angels, but it's fear that gives men wings. E ora in questa scena dovremo saltare sul treno, sul prossimo treno che passa per poter Gognitti hitched seguire a ride. To catch him, I'd have to follow his lead. il nostro nemico, ecco. Va bene, aspettiamo quindi il prossimo treno, eccolo qua. E non appena tocchiamo il treno, passiamo subito al capitolo 7. Ci teletrasportiamo subito, ecco, non appena veniamo a contatto con il treno. Quindi capitolo 7, brutalità della polizia. La nostra, quindi, brutalità, perché come ho già detto Max Payne è un ex poliziotto, se non ancora un poliziotto. Non ricordo bene se dopo la morte dei suoi cari si è ritirato o meno, oppure questo fa parte di qualche altra trama, ecco. Ma credo che si sia ritirato comunque, se non mi sbaglio, dopo la morte dei suoi cari. When the train he was riding slowed down, Gognitti made his move. No, non volevo saltare, dannazione, perché infatti ecco, siamo volati di sotto. Ok. Ok, eccolo là. Andiamo a prenderlo.
tipo, non pensate male. Ovviamente mi riferisco al tipo, non all'altro, anche se questa frase può suonare male di per sé. Ecco qua. Fantastiche facce di Max Payne. Headshot, bitch. Ok, continuiamo. E prendiamo velocemente gli antidolorifici. Continuiamo. Hey! E ora curiamoci. Perfetto. Andiamo avanti. We're gonna be rich. Freaking rich. Even rich.
Ok, Open, ora goddammit! affronteremo il boss. Pain! Che no, non mi piace chiamarlo boss, diciamo il leader, ecco, forse. Comunque affronteremo il capo, uno non un semplice scagnozzo, ma una faccia leggermente un po' più rilevante rispetto agli altri, non di troppo. Perfetto. Nemico eliminato. Passiamo al prossimo capitolo. Ok, penultimo capitolo per questa parte. Message is a cop killer bullet through the heart, like father, like son, just like Jack Lupino. Per chi non lo sapesse, ci sono 3 parti. La prima parte dovrebbe avere 9 capitoli, la seconda 5 e la terza 8.
book had never been a bestseller. Riforniamoci di tutto. E continuiamo. Cazzo, granata. Ok. Sì, questi comunque non era obbligatorio ammazzarli, si possono, ecco, semplicemente schivare in questa maniera e ignorare. Proviamo anche con questi, anche se con questi è un po' più difficile, ma potremmo comunque riuscirci. Attenzione.
Ed eccoci ragazzi all'ultimo capitolo della prima parte di Max Payne. Capire che questo prossimo nemico sia un satanista e non saprei dire molto di più attualmente, però quello che dobbiamo tenerci a mente è che dobbiamo farlo fuori. Come to me all! Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Cthulhu, Lilith, Ella! Blood to you all! Secret, living under the skin of reality. I've seen it. The corruption of flesh. I'm the wolf, yeah! I am the wolf! Ora cominceranno a piovere qualche guardia che noi uccideremo. E poi si mostrerà il boss finale di questo scenario. Dannazione. Ed ecco il boss finale, con le sue ultime due guardie. Va bene, affrontiamolo, allora. No, rotolina. Cambiamo arma, credo. Forse meglio sia una Desert Eagle. Non ne sono convinto, ma probabilmente sì. Perfetto. Nemico battuto. Quindi ora siamo pronti per passare alla parte 2 di Max Payne. Come ogni parte inizia con un prologo. Questo è il prologo della parte 2. Cioè siamo dentro un sogno di Max Payne. E praticamente siamo dentro questo suo sogno e lo scopo nello specifico è di trovare un'uscita in questo che è un labirinto, ecco. Io ovviamente mi ricordo dove si trova l'uscita, però se tu non sai invece dov'è l'uscita, allora buona fortuna, perché la prima volta non sarà facile per niente, ecco. Non capisci se devi magari seguire la voce della moglie che piange, oppure devi andare dall'altra parte rispetto alla voce, cosa devi fare. All'inizio è semplicemente difficile, non sai cosa devi fare, non sai nulla praticamente. Però
Captain Baseball Bat Boy's my favorite. Per poco. Captain Baseball Bat Boy's my favorite. E volevo anche dire, il prologo nella prima parte è stato appunto dove facevano vedere come Max Payne trova sua moglie e suo figlio morti in casa, e mentre poi nella seconda e nella terza parte saranno appunto qui un sogno, e nella terza parte qualcosa di simile a un sogno oppure tipo una visione, ecco. Mi pare che però anche quello Michelle's diary lay on the table. che è nella terza parte sia comunque un sogno. No, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm Va bene. sorry. Murderer! You killed her! Nothing like that ever happens in the real world. Ok, continuiamo nel capitolo 1 della seconda parte. E ora, in questo primo capitolo, noi ci risvegliamo senza alcuna arma e dobbiamo riuscire ad evadere questo posto in cui siamo stati imprigionati, Sticky with my own blood. che tra l'altro vi ricorderete nella prima parte, dalla prima parte questo posto è l'hotel praticamente. I'd have to play hide and seek with them. E dicevo, noi dobbiamo uscire da questo posto senza armi, dobbiamo trovare un'uscita senza farci ammazzare dalle guardie appunto che stanno girando per il posto. Ok, grazie per avermi per avermi reso la vita più facile ammazzando il tuo collega. Ed ecco l'uscita. Abbiamo trovato l'uscita. Perfetto, ce l'abbiamo fatta alla prima. Oh, dannazione. Ok, siamo già arrivati. Non me ne ero accorto, stavo per morirla. Perché non mi ero girato quando l'uscita dell'ascensore, ecco, la porta dell'ascensore si è aperta. Granata. Esplodiamo, fantastico. Mi prendo un po' di tempo ad ammazzare questi tipi solo per le armi, perché ci serviranno delle armi un poco più in là, in questo capitolo. Intanto prenderei anche i medikit, visto che li ho visti. Visto che li ho notati, scusate il gioco di parole. Ok. Questo tipo nell'angolo sì, è abbastanza simpatico. Perfetto. Bene. Continuiamo di nuovo dentro l'hotel, dove eravamo prima. Dentro l'albergo di Lupino, mi pare si chiami. Ecco appunto, ecco l'hotel. Scusate un attimo, grattatina tattica. Things were fast going from bad to worse. Va bene. Just forget about it. Just forget about it.
Hey, just forget about it. E questo posto è di nuovo pieno di tizi brutti. Ok, spero di non aver sprecato troppi colpi, perché ora ci sarà un altro boss del capitolo, ecco, da affrontare in questo già primo capitolo. Dannazione. No, lì sono morto malissimo. Ok, beh, nessun problema. Prima la roba che sta qua, cioè altri 2 medikit, e prendiamo l'arma di questo tizio. Io non so se avevo un'arma in realtà, ma in teoria sì, perché prima mi ha shottato. Ok, ammazziamo questi bifolchi. Ho già finito le armi? Interessante. Dove dovrei prendere le munizioni, scusate? Ah, ok. Perfetto. No, perché infatti sarei rimasto abbastanza corto per questa missione. Dovrei affrontare un boss e un altro tipo, ma con pochissimi colpi, ecco. Cioè, in realtà no, in realtà una volta che poi trovi i colpi che ho trovato ora, diciamo, la cosa dovrebbe diventare un poco più facile. Allora, entriamo dentro. Entriamo in azione. Anche se questo tipo continua ad ammazzarci, visto che noi giustamente abbiamo pochi colpi e lui ne è al corrente. Comunque dovrebbe essere quasi morto, nessun problema.
Vorrei provare a raccogliere i colpi degli altri, visto che sono di nuovo a secco, cazzo. E non so come ammazzarlo, cioè se non ho colpi come dovrei ammazzarlo. Non ha senso la cosa, cioè, o magari vado qua, ma poi per prendere quei colpi muoio, quindi... Vediamo. Lui comunque già è ferito. Già zoppica. Ah, ok, mancava solo un colpo di mazza in faccia, ecco. Quindi abbiamo passato il livello, perfetto. Bene, continuiamo al prossimo capitolo. No Minotaur lurked in this labyrinth, but somewhere out there, on the clanking deck of his cargo freighter, the skipper of the K-Rod was iniziamo. waiting, like the ferryman in the river Styx. Arraffiamoci un po' di colpi e continuiamo. Per la via del porto. Hold on, I'll beat to a pop. Maledetta zanzara. Vieni qui a ronzare. Ok, credo si sia buggato qua. Credo si sia buggato. Perché questa cosa dovrebbe
prendere la rincorsa e tornare indietro qua, dove ci sono queste casse, ma non lo fa. Allora, ok. Dobbiamo ricaricare, sfortunatamente, il capitolo. Perdere un po' di tempo così, però sperando che la prossima volta carichi. Ecco. No, scusate, cosa dico? Non carichi. Che funzioni. Non dobbiamo caricare, dobbiamo far sì che funzioni, ecco, non caricare. Anzi, non dobbiamo nemmeno far sì che funzioni, dobbiamo sperare che funzioni, ecco. Credo. Bene. Adesso speriamo che vada tutto bene questo giro. Non capisco perché quel tipo non muore. Non muore con un colpo solo, ecco. No, ho ricaricato perché non vorrei perdere quella vita inutilmente, sinceramente. Forse dobbiamo ammazzare questo per far sì che non si paghi questa cosa qua, ecco. Ok, vedete, ora funziona. Praticamente torna indietro con il container. Una volta che praticamente va laggiù e aggancia il container, questa gru torna indietro con il container e schianta tutto, ma prima non l'ha fatto, come vi siete accorti. Questi li possiamo anche ignorare. Questi vanno nella sezione, nella vostra personale lista delle persone ignorate.
No, dannazione, non fare cose brutte. Dannazione, stavo per fare. Ok, mi ero stufato di questi sinceramente. Ammazziamo quindi questo. Ok, ora possiamo continuare. E ignorare tutta questa gente qua che non serve a nulla. State dando una festa qua, ragazzi, o cosa? No, perché dannazione, siete davvero in tanti, cioè strano. Questo dovrebbe essere tipo un posto di lavoro, di carico scarico merci eccetera, ma mi pare che qui c'è tutto un altro tipo di festa, ecco. Ok, continuiamo al prossimo capitolo. Ok, perfetto. Vediamo che accade qua. Fatemi ammazzare quel tipo da sopra.
Fatemi prendere questi colpi perché serviranno e non sono convinto. Anche perché non sono convinto che arriverò con tutti i colpi che mi serviranno poi quando ci sarà il boss, perché ci sarà un boss anche qua praticamente da affrontare. Vabbè, continuiamo. Stavo per dire prima che la bomba mi esplodesse. Ok, su. La fantasticità di questa parte è che ovviamente devi aspettare questa grulenta che arriva dove hai bisogno che arrivi. Ma prima che arriva passeranno secoli. Ecco. Prima che si muove, che arriva nel posto in cui devi andare, passerà un po' di tempo. Ok, ora recuperiamo questi colpi che stanno nella casetta qui a destra, nella torre di controllo, ecco, per essere più chiari, perché non è una casetta. Sì, e poi continuiamo di qua. Prendiamo questi altri colpi, no, non ci sono arrivato, ma non importa. E nulla, continuiamo. Continuiamo per il porto. Il nostro prossimo boss da affrontare sarà appunto su una nave contenente un sacco di armi che poi ovviamente prenderemo. Dannazione, che mira infallibile, eh. Appena ho voltato l'angolo e sono uscito dalla copertura, sono stato coperto di colpi. Perfetto, ammazziamo quest'altro che sta qui giù a destra. Ok, ora andiamo di qua. Attiviamo l'interruttore che apre la porta e continuiamo, dopo aver ucciso questi nemici che arriveranno ora, per la strada della nave del porto vero e proprio. Grazie per le munizioni. Ok, andiamo. Prendiamo un po' di armi.
E Rust. continuiamo. Ora dobbiamo andare nell'interno della nave, nella parte più, diciamo, sotterranea, ecco. Dovremo andare qualche piano in giù per poter incontrare quel boss e ammazzarlo. Fatemi prendere la Desert Eagle. No, Desert Eagle ho detto, ok. No, questo tipo è più da granata, ecco. Sì, ho udito che gli è piaciuta. Perfetto, continuiamo. Anzi, tiriamo una bella granatina anche di sotto, per non lasciare qualcuno senza, ovviamente. Non sia mai, Ecco, è piaciuta anche a loro. Va bene, continuiamo. Ed ecco qui il posto in cui incontriamo il nuovo boss. Perfetto. Nemico eliminato. Ora andiamo sul retro della nave. Prendiamo tutte le armi che ci sono, perché come ho detto questa nave è carica, piena zeppa di cazzo di armi. E continuiamo al prossimo capitolo. Va bene, andiamo. Andiamo al prossimo capitolo. I knew it was a long shot. Ora siamo da Angelo, casa di Angelo, ristorante. E qui c'è, in realtà, ci è stata messa una trappola. Cioè, questo ristorante inizia a prendere a fuoco, ad esplodere, perché ci sono ordigni in giro per tutto il ristorante. E il nostro obiettivo sarà uscire vivi di qui. Ma non prima di essere entrati attraverso la fognatura in un posto, in una villa che è sempre collegata appunto a questo ristorante, credo, in cui praticamente uccideremo altri 3 boss in uno. E non sarà cosa di secoli, ecco. Credo che non ci metteremo troppo. The mobsters have been guarding a real treasure. The way out of this disco inferno.
mobsters ci have been starebbe una bella guarding real granatina, treasure. credo. The way out of this disco inferno. Oh, wow. Sincronizzati, sono esplosi sincronizzati, fantastico. La morte che adoro di più. La morte chiamata sincronizzata. Bello, bene, continuiamo. Ed ecco, da qua, dalle fognature, entriamo appunto in questa villetta. Credo almeno, credo che non faccia parte dello stesso edificio, dello stesso hotel o ristorante. Ecco qua, quindi prossimo capitolo. È un capitolo a parte. E qui uccideremo questi 3 boss, che potrebbero essere anche letteralmente boss, tipo della mafia, eccetera. Non mi ricordo bene chi sono in particolare, però potrebbero essere davvero letteralmente dei boss della mafia, ma non importa. In ogni caso uccideremo questi 3 boss e poi passeremo alla parte 3 di Max Payne. Upstairs, the trio tangoed down the manor halls to the silent rhythm of their murderous hearts. The blood of their victims rust on their lips. Vince Mugnano, Eccoli. pilot Uno sembra il mio prof aka di Big Brother, and Joe Deadpan Sal. elettronica, The pistol was a frozen l'altro lump in pure. my hand, piercing the skin, I gnawing me to the bone. miei professori che avevo alle superiori, ecco, intendo. E quello di colore, non so. Mi sembra un attore di colore di cui però ora non ricordo il nome. Ecco. Sto figlio di puttana. Sì, dai, comando. Può andare il comando. Il comandino. Sapete che vi dico? Ciao. Ok. It didn't take me. It didn't take me long to run into the trio. Ah, ok. No, meglio ammazzare questi. Forse. Ma tanto dovrebbe essere un poco più semplice da ammazzarli. Ok, andiamo. Fatto. Missione compiuta. Ora ammazziamo questi, che sembrano gente un po' più seria. Sembrava gente più seria, mi correggo. Va bene. Ed ecco il primo dei 3. Passiamo al secondo. My fortune had been told. My fortune had been told. My fortune had been told. Dove diamine sta andando? Perché andate tutti qua? Vabbè. Continuiamo. Non importa. Qui c'è uno dietro la pianta. Farà questa fine. Questo era nascosto dietro un angolino ma l'ho ignorato. Quindi è morto ora.
Per questi facciamo così. Andiamo qua. Sì, ho visto che c'era uno a destra comunque. Ok, passiamo al secondo boss, che si nasconde di qua a destra. Allora fatemi cambiare l'arma. Io direi di usare una granata. Sarebbe più saggio, credo. Lanciare qualche granatina così. Magari un po' più vicina al nostro obiettivo. Anche se abbiamo pochissima vita per fare qualsiasi movimento. Sì, direi di andare con lo sniper. Ok, abbiamo fatto fuori il secondo. Quindi continuiamo con l'ultimo, che si nasconde un po' più in profondità in questa villa, ma che noi comunque riusciremo a scovare. Ok. Ok, abbiamo 300 colpi di Ingram, quindi direi di poterlo utilizzare senza problemi. Ma le vite prendiamole, anche se non è obbligatorio, visto che oramai è finito il capitolo. Punchinello's trio was done for. Ok. Ci avviciniamo ora all'ultimo momento, l'ultimo istante dell'ultimo capitolo della parte 2. Ecco qua. Ora che abbiamo ammazzato questi tizi, Max Payne viene preso dalla donna che ha fatto uccidere sua moglie e suo figlio, e ora
inizia Tell when I was outgunned. il capitolo 3. Quindi iniziamo il prologo del capitolo 3. Come ho detto prima, all'inizio della parte 2, scusate, della parte 3, ecco, intendevo il prologo della parte 3. Come ho detto all'inizio della parte 2, il prologo della parte 2 della parte 3, della parte 2 sono sicuro, credo al 99%, della parte 3 forse al 90-80%, che si tratti di sogni, ecco. Quindi anche la parte 3 dovrebbe iniziare con un sogno. Quindi il prologo che vedremo ora è una visione di Max Payne sotto sostanze narcotiche, oppure è comunque un sogno, ma probabilmente sempre fatto sotto l'effetto di sostanze narcotiche, ecco. Who's there? Max? Max, is that you? Max? Where are you, Max? Please. No, please, Max, no. I'm sorry. Please don't, Max, no. Max? Where are you, Max? Please. The letter was staring at me. The weird piece of paper looked dangerous. E sì, questa parte va pure a rallentatore, quindi ci metteremo, credo, un po' di più, non ne sono convinto, però attenzione. Però in generale dovremmo metterci lo stesso che nel prologo della parte 2, quindi nessun problema. Sì, lì non aveva saltato. Premuto spazio, ma ha deciso di non saltare. Vai, salta. No, dannazione. Non salta, dannazione. Avevo premuto spazio. Perché cade?
next look. Ok, ora iniziamo la parte 3. In the belly of the plant, molten metal boiled and bubbled like a witch's brew. Praticamente in questa parte ci dovremmo infiltrare in una fabbrica che lavora metallo. E da questa fabbrica avremo l'accesso per dei piani più segreti che stanno più in fondo, più in profondità, da cui poi potremmo, ecco, uscire, ma non prima che qualcuno dei nemici abbia attivato l'autodistruzione, e quindi non prima che esploda tutto. No, scusate. No, sì. No, volevo dire... mi sono confuso un attimo, volevo dire tipo... no, non prima ma non dopo, perché ovviamente dobbiamo uscire prima che esploda tutto. Ma intendo non prima che esploda tutto, ma ovviamente dopo che... usciremo dopo che quel tipo avrà già attivato l'autodistruzione, ecco. Ma non importa. Can you believe it? How about this? Ok, capitolo 2. The folder on the table told a grim tale.
muori. Perfetto, entriamo qua, prendiamo un po' di munizioni. Continuiamo. Ok. Ritentiamo il salto. Can destroyed. The monitor showed me the way. Processing diagrams filled the control room Ok, screen. e quella è la porta che ci condurrà praticamente a quel livello sotterraneo della base segreta, appunto, che vi dicevo prima.
Ok, quindi ora passiamo al prossimo capitolo. Perfetto. Iniziamo il capitolo 3 nel laboratorio segreto sottoterra. Following a path of clues to that final revelation, even if it would take me Avevo down to detto the che comunque cold, finiamo questo cavernous gioco depths of a in meno grave. di 3 ore, o perlomeno questo, che questo fosse il mio obiettivo, ma siamo già a circa 2 ore e 20 più o meno, e non so se riesco a farlo in meno di 3 ore, ma spero di sì, spero ancora di sì, ancora è possibile, ecco, diciamo, la speranza non è ancora morta per quello. Non siamo né troppo vicini né troppo lontani, più o meno, però siamo ovviamente più del 70% del gioco, quindi possiamo dire che siamo quasi alla fine. E quindi nulla, io conterò ancora sul fatto di voler finire questo gioco in meno di 3 ore. Che Babbo Natale che fa oh oh oh. Babbo Natale, senti. Babbo Natale. Madonna. Perché oh? Perché la SWAT dovrebbe fare oh 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 oh? Tipo cioè, che senso ha, no? Bene, ora prendiamo il codice che è 665 e accediamo a livello inferiore per poter liberare uno scienziato che è stato imprigionato nella cella, che è in prigionia, quindi per poterci far aprire la strada . Ok. Ecco qua. Thanks. I thought I was gonna die in there for sure. I need you to get me through the decontamination chamber airlock. You're crazy! No way! The place is blowing up, for Christ's sakes! Either that or back to the cell. Your choice. Okay, I'll do it. Ok, perfetto. E ora riaccediamo al piano di prima e facciamoci aprire l'entrata. We're dead! We're dead! Ma perché esplodo da qua, porca troia? Cioè, che cazzo di senso ha? E non cambia arma. Dove cazzo va?
che esplode da qua sto figlio di puttana. Che cazzo sta succedendo lì? Di preciso. Va bene. Continuiamo. Di qua. Ed evadiamo dal laboratorio. Il tipo già è stato ucciso. A malincuore. Ma noi continuiamo. Ok. I was caught in the middle of the deadly web that was the Valkyr case. One of the lab terminals had the project logo on the screen. E di qua usciamo Dagger-heeled woman had come and gone per a long sempre time da questo ago. There's laboratorio. nothing more for me here. Mentre Bunker's name is vediamo... acting as a self-fulfilling prophecy. Ah no, aspettate, non ancora. Stavo per dire mentre vediamo come esplode. Ok, no, la porta è di qua. Ora dovremmo sparare questo, queste bombe. E ora usciamo. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ora passiamo al prossimo capitolo di Max Payne. Cercherò ovviamente in 35 minuti di finire questo gioco e spero di riuscirci. Boh, fantastico, adoro. Qui gli avversari, quelli che sembrano tipo SWAT, così, sono abbastanza forti, ecco, rispetto agli altri. E poi vabbè, quelli nell'ultimo livello sono ancora un gradino più forti, mentre quelli che sono in questo livello credo siano forti alla pari rispetto a quelli che alla SWAT, appunto, quelli che abbiamo ucciso ora. E ora nulla, affronteremo un altro boss, un boss che praticamente si nasconde dentro un garage, un parcheggio a piani, quindi noi lo inseguiremo dall'ultimo piano di questo parcheggio fino praticamente a piano terra. Ecco qua. Lui praticamente scapperà in tutta la durata del livello e noi staremo in tutta la durata del livello a inseguirlo ed ammazzare i suoi sgherri. Quindi nulla, diamo il via alle danze. A bad cop on the take. A cowardly right-hand man fleeing from the scene, leaving his paid thugs to do his dirty work. Fatemi prendere l'arma senza morire. Perfetto. E un po' di munizioni. Continuiamo.
Ah, ok, no, non era di qua, ma più avanti. Se non usiamo la tattica del ignorare, potremmo riuscire comunque a superare questo livello in una maniera decente. Va, proviamo. Io non sarei contrario, sinceramente. Ora torniamo indietro perché c'è l'auto che ci spara. Dannazione. Maledetta zanzara. Non saltare, cazzo. Devi rotolare, non saltare.
Non devi saltare, dannazione. Ok, ecco qua il boss finale. Siamo già arrivati all'ultimo stadio.
whoever you are. You know, I really hate people who refuse to see. I hate people who refuse to see. I hate people who refuse to see. I hate people who refuse to see. No, I must do the right thing. 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 I blame you. No, I must do the right thing. No, I must do the right thing. No, I must do the right thing. Nice. Perfetto ragazzi. Abbiamo ucciso anche questo boss. The payphone started to ring. Ora devo andare a rispondere a questo telefono. The payphone started to ring. E passiamo al prossimo capitolo. Yeah. Mancherebbero 3 capitoli per la conclusione di Max Payne. Credo che ormai in 15 minuti non riusciremo a fare tutti e 3 gli ultimi capitoli, però comunque credo riusciremo a finire tutto in circa 3 orette e un quarto, 3 orette e mezza proprio al It limite. was only a one-story fall. Lucky me. One of the monitors showed what was left of the inner circle. Engaging hostile. Hostile contact. Now moving to the blocking position. Now moving to the blocking position. Now moving to the blocking position.
move! Engaging hostile. Best movie ending ever? Perfetto, capitolo 6. I had Now I was close. I had a name to guide me. Nicole Horn. I had nothing to lose.
I have him. CIA, FBI, I have him. Take him down. Shoot to kill. Let's finish this. Ok, perfetto. Prossimo capitolo, capitolo 7. Come avete visto, questo capitolo è molto semplice da superare con la tecnica del rotolare all'infinito, quindi utilizzando questa tecnica, in particolare su questo capitolo, ti consente di davvero superarlo con relativa facilità, ecco. Cioè, ecco qua, il penultimo capitolo. Sto notando dalla registrazione mancherebbero circa 4 minuti alle 3 ore di speedrun, quindi probabilmente oramai in 4 minuti non riuscirò ovviamente a finirlo, ma in ogni caso comunque siamo già al penultimo livello. No, attenzione, prendi la pistola. E quindi ciò significa che riusciremo a breve a completare, portare a casa Max Payne. Che non capisco perché ho solo queste armi, visto che mi ricordo che in questo penultimo livello in realtà dovremmo avere più armi, cioè dovremmo avere tutte le armi, quindi è strana questa cosa, davvero davvero strana.
Exterminate. Ok, continuiamo nell'ascensore Came back down. e saliamo di livello. Siamo quasi comunque alla fine, manca davvero poco. Non so perché questa volta non mi ha dato le altre armi, perché le altre volte mi aveva dato tutte le armi, quindi non so per quale motivo questa volta non ho tutte le armi con me per fare quest'ultimo livello. In all the cool action movies, and I'm talking about the coolest of the cool. In all the cool action movies, and I'm talking about the coolest. What the hell? In all the cool action movies, and I'm talking about the coolest of the In all the cool action movies, and I'm talking about the coolest. In all the cool action movies, and I'm talking about the coolest. In all the cool action movies, and I'm talking about the coolest of the cool. What the hell? In all the cool action movies, and I'm talking about the coolest of the cool. Hold it! What the? Damn it! Go! Hold it! What the? What the hell? I had elevator access to the mainframe.
I had elevator access to the mainframe. From there, I'd be able to override the security locks and get to her office. I had elevator access to the mainframe. From there, I'd be able to override the security locks and get to her office. I had elevator access to the mainframe. I had elevator access to the mainframe. From there, I'd be able to override the security locks and get to her office. Interessante. The unmarked chopper was Horn's pet guardian, inhuman and flawless. It was stalking me. I'm not a cold-blooded killer. I'm a nice guy. What the? I'm not a cold-blooded killer. I'm a nice... Hey! Zanzara maledetta. Locks were now offline. All bets were off. All bets were off. The elevator would take me all... All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take... All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take... All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me... All bets were off.
The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take... All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. All bets were off. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. All bets were off. The elevator would... All bets were off. The elevator would take me all... All bets were off. The elevator would take... All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All bets were off. The elevator... All bets were off. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would... The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would... The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up.
The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up. The elevator would take me all the way up.
Ok, in questa parte praticamente abbiamo perso più tempo del dovuto, quindi probabilmente ci metteremo un po' di più a finirlo, perché infatti sono già passate 3 ore e mezza. Ma in ogni caso spero a questo punto di finirlo entro le 4 ore, ecco, semplicemente questo. Horn's personal computer was on. Horn's personal was on. Horn's personal computer was on. Horn's personal. Horn's personal computer. Horn's personal computer was on.
Capitolo 8. Ultimo capitolo. Quindi ci rimane davvero poco. Nonostante abbiamo fatto nell'ultimo capitolo un po' dei fail. Ma ciò è dovuto credo a un bug che non mi dà tutte le armi, perché mi ricordo le altre 2 volte che ci ho giocato avevo tutte le armi, mentre questa volta ho iniziato il capitolo senza armi. Quindi ovviamente la cosa incide. Altrimenti sì, era possibile, anzi è possibile che avrei già finito il gioco, avrei già finito Max Payne, ma non importa. Comunque prendiamoci il nostro tempo e siamo davvero vicini alla fine, quindi per chi sta seguendo questo video fino a questo punto ti prego non mollare e rimani sintonizzato, perché manca davvero poco. Scusate, ma ho avuto prurito, mi sono grattato un attimo l'occhio. Bene. Ora praticamente sì, siamo durante la scena in cui c'è questo elicottero che ci attacca, eccetera, e noi dobbiamo, scusate, semplicemente ripararci e attendere che l'elicottero se ne vada. Perfetto. Assicuriamoci, sì, di aver preso le armi di tutti. Max Payne, you are fighting a losing battle. You cannot survive this. You will die. E invece You are fighting a losing battle. You cannot survive this. You will die. Stop fighting. no, non credo signora. Non credo signora. You are fighting a losing battle. You cannot survive. Mi sta dicendo praticamente che è inutile che combatto perché tanto morirò. Ma io non ne sono certo. Non ne sono assolutamente certo. Dannazione, questa maledetta porta che si richiude. Stop fighting. Make it easy for yourself. Accept your fate. You will die here. Max Payne, face it. You are up against an unbeatable. Max Payne, face it. You are up against an unbeatable force. You have already lost. You have lost. Only death will set you free from your pain. Accept it. Surrender. Give up. Your pain. Accept it. Surrender. Give up.
Perfetto. Ed eccola lì, la nostra nemica. La donna che ha ucciso la famiglia di Max Payne e che ora invece noi uccideremo. Quindi rimanete con noi perché stiamo arrivando al gran finale. Ecco qua. Lei che fugge, noi che le spariamo. Ed ecco, siamo davvero, davvero vicini. Ora lei, praticamente, lei cercherà di fuggire in elicottero. E quindi noi dobbiamo trovare un modo per non farglielo fare, ecco. She's on board. We're out of here as soon as the wind dies down. Don't like the look of that mast. Here as soon as the wind dies down. Don't like the look of that mast. Lift off in 1 minute. Sì, comunque le altre volte avevo già tutte le armi. E per colpa di questo bug ci ho messo un'eternità a fare questa parte che ci avrei messo molto meno. Ed ecco voi ragazzi, ora spariamo con lanciagranate alla torre. Ed ecco a voi il finale di Max Payne. Ecco come muore quella puttana che ha ucciso la nostra famiglia. Quindi godetevi la sua morte. La cima di New York. Che cade nel vuoto, esplodendo. Boh. Ed ecco il nostro eroe, dopo tante fatiche, chiaramente si avvicina al lato del palazzo e capisce che è tutto finito. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger. And then it was all over. Perfetto. E questo ragazzi è stato Max Payne. Spero che questo mio speedrun vi sia piaciuto. Ho già tentato a finire questo gioco in meno tempo. Il mio record è 3 ore e un quarto, ecco perché dicevo che il mio obiettivo era di finirlo in meno di 3 ore. E ragazzi, è un gioco che amo tantissimo, che ho adorato rigiocarlo anche ora tantissimo, e spero che anche voi, fan di Max Payne, abbiate apprezzato la mia corsa contro il tempo. E iscrivetevi al mio canale, lasciate un mi piace, condividete questo video e un abbraccio a tutti.